Benvenuti in Marte. Oggi intervistiamo Aleksandr Veličkovský in occasione della mostra all'hotel Palazzo Galetti Abbiosi intitolata Korenja Radici Roots oggi approfondiamo un po' il tuo lavoro e quindi io ti chiedo di iniziare a parlarci un po' del tuo percorso, di quello che è successo prima di venire a Ravenna, quindi quando abitavi ancora in Macedonia. E poi com'è stato appunto questo arrivo a Ravenna e se t'ha cambiato un po'? Prima di tutto grazie per l'invito, per questa intervista. Il percorso è iniziato da tempo, del lontano 2012, quando decidi di iscrivermi al liceo artistico. C'è da dire che io il mio percorso artistico l'ho iniziato copiando le icone. Come si può sapere, all'età di 10 anni le nostre conoscenze tecniche sono molto basse, quindi semplicemente copiavo quello che riuscivo a vedere. Quando è arrivato il tempo di iscriversi al liceo, tra tante altre cose, non era nella mia intenzione di andare a fare il liceo artistico. Dopo tante ricerche, alla fine ho deciso di prendere quel percorso e mi sono iscritto all'unico liceo che abbiamo in Macedonia. Lì all'inizio ti confronti con una realtà molto diversa da quello che sei abituato, nel senso che arrivo da un paesino piccolo e arrivi in una città grande dove tutto ti sembra più grande, dove la vita è molto diversa. Quindi mi scrivo l'indirizzo di pittura, sempre nella mia testa c'erano le icone da imparare a farle. I primi 2 anni in realtà non ho fatto niente per quanto riguarda la pittura religiosa, invece nel secondo anno conobbi il docente di pittura che lui di professione faceva anche l'iconografo e dipingeva le chiese. Da lì si è aperto un mondo e quindi cominciai con lui a lavorare in giro per il paese a dipingere le chiese. All'età di 15 anni era molto difficile da fare come esperienza, perché ti ritrovi in una chiesa di 600-700 metri quadri da dipingerla da capo, proprio da muri bianchi a terminarla. E lì per la prima volta ho conosciuto il mondo del lavoro da un pittore religioso. Quindi già da molto giovane Esatto. hai iniziato proprio a lavorare. Esatto, proprio con l'arte religiosa. È vero che mentre durante gli studi del liceo facevamo la pittura figurativa, avevamo degli esercizi da fare, da seguire, però io portavo sempre con me il desiderio e la voglia di concentrarmi di più sull'arte religiosa. È una cosa strana perché io non arrivo da una famiglia religiosa, quindi mi è stato molte volte chiesto perché io faccio queste cose. Non venendo da una famiglia religiosa, alla religione mi sono avvicinato per caso, per quanto il caso sia non caso. Quando mi sono trasferito a Skopje ho cominciato a vivere da solo, ovvero in un dormitorio con altra gente, però sostanzialmente sei da solo, non hai la tua famiglia, non hai le tue comodità, non hai niente. A quell'età ti vengono in mente tante domande: perché sono nato, perché questo, perché quell'altro, perché devo morire, cosa sto facendo qua? E in qualche modo le risposte me le sono trovate grazie alla religione. C'è da dire anche che nel mio percorso ho seguito diverse religioni, sono stato in una comunità buddista, ho praticato anche l'induismo, che all'epoca me lo sentivo molto vicino, però mentre che io cercavo me stesso nelle altre religioni, continuavo a fare le icone e sono arrivato ad un punto da dire: ma perché io sto facendo icone ortodosse, quindi la religione cristiana, e vado a pregare
un altro Dio, poi Dio è uno solo e ha tante vie per arrivare da Lui, e da lì mi è scattato qualcosa dentro a dire io non sono quello lì e devo tornare a casa. Nel senso, ho cominciato ad approfondire di più ciò che facevo. Nel senso, io all'inizio le icone semplicemente le copiavo, non sapevo cos'era, non sapevo, diciamo, praticamente niente. E da lì ho cominciato a leggere molto per quanto riguarda la religione cristiana, la vita degli apostoli, la vita dei santi, e ad approfondire il lato teorico, anche la teologia. Quindi il liceo che ho frequentato è un liceo dove si fa il fatto di lavorare è presente al 95%, e secondo me uno che decide di fare l'artista si deve impegnare almeno un po' a capire come le cose vengono fatte. Quindi la cosa più importante che mi porto da casa, dal liceo e dall'inizio del mio percorso artistico è la dedizione al proprio lavoro, dove sicuramente richiede tanti sacrifici, nel senso che amici non ne hai, la vita parlo personalmente, hai pochi amici, la vita notturna la fai poco e niente e sei concentrato alla tua crescita artistica. Certo. E quando sono arrivato qua ho riscontrato una realtà molto diversa, nel senso che i miei colleghi non avevano tutta questa preparazione tecnica come l'avevamo noi, e confrontandomi con loro ho capito che il liceo artistico in Italia è strutturato molto diversamente dal nostro, quindi in qualche modo mi sento fortunato di aver imparato di fare già dall'inizio. Poi l'arrivo in Italia è stato bello complicato, essendo comunque un cittadino extracomunitario. Per noi l'arrivo in un paese europeo è molto difficile, però una volta arrivato qui prendi la mano, insomma, e e vai avanti. E invece Ravenna come ti ha influenzato? C'è da dire che non mi faccio influenzare tanto facilmente. Sicuramente mi ha influenzato dal punto di vista di vivere, nel senso ho dovuto cambiare molte abitudini che avevo a casa, e per il resto mi sento di dire che non mi ha influenzato più di tanto. Però diciamo che già tu, partendo dalle icone ortodosse, comunque a Ravenna hai potuto, no, ricercare tutta quella parte di iconografia che già un po' conoscevi. Sì, da quel punto di vista sì, perché ho scoperto delle realtà religiose antiche, tengo a precisare, che non conoscevo, oppure erano diverse da come le conoscevo io, quindi è stato un confronto, mi ha dato la voglia di andare a approfondire perché a Ravenna, nei mosaici di Ravenna, certe scene sono rappresentate in un modo e invece io le conoscevo in un altro, ovvero da noi si realizzano in un altro modo. E invece per il mosaico ti ha influenzato, oppure già te lo portavi dentro da prima il mosaico? Il mosaico è stata una scoperta molto casuale, perché io non volevo non volevo frequentare non volevo fare lo studente, però dopo tante cose che sono accadute, alla fine mi è stato proposto in un certo senso di
di studiare fuori e lì si è posta la domanda dove, come, perché. Poi Ravenna è stata presa in considerazione perché è una città piccola e per uno straniero che arriva qui, che non parla la lingua, che non conosce nessuno, era come un punto di partenza molto efficace. Poi il mosaico si è aggiunto alle conoscenze di tecniche bizantine religiose, quindi è stata una scoperta e una sfida molto ben accolta. Anche perché, cioè, ti ha dato molto dal punto di vista anche artistico, della tua ricerca, penso. Esatto, assolutamente. Tu prima mi hai detto che ti sei approcciato alle icone ortodosse già da piccolo, cioè hai iniziato a copiarle, no? E ti volevo chiedere perché proprio quelle, cioè se per te ti affascinavano o se c'erano motivazioni più profonde dietro. Sicuramente motivazioni più profonde e molto personali, nel senso che io credo che non siamo qui per caso e quindi il fatto di non essere qui per caso ti impone di avere una missione, tra virgolette, da compiere durante la tua vita. Fortunati quelli che sanno cosa devono fare. E io me la sono presa proprio come un dovere da fare e quindi quando hai il dovere di fare una cosa, nel mio caso automaticamente c'è anche il piacere di farlo, quindi non è che io non amo ciò che... non è che io mi sentirò in colpa se non faccio le icone. Quindi sto cercando di portare avanti quello che credo che sia la mia missione, ovvero continuare a scrivere le icone per tenere in vita un po' anche la tradizione, perché oggi come oggi la tradizione svanisce sempre di più, si cercano sempre cose nuove. E in qualche modo, secondo me, si cerca di distruggere ciò che c'è stato nel passato. Nel mio caso io cerco di approfondire, di capire perché nel passato hanno fatto in un certo modo. Credo che dobbiamo guardare il futuro ma avere ben presente il passato e non cercare di distruggerlo, perché tanto non ci riusciremo. Tu pensi quindi che le icone possano evolvere nel futuro oppure devono rimanere... Evolvere dal punto di vista stilistico? Anche, e se ci sono anche delle regole precise da rispettare sempre o se si può cambiare alcune regole? Purtroppo no, Okay. Purtroppo per fortuna, perché quando tu hai le regole sai come andare avanti e quindi bisogna anche capire perché le icone sono fatte in un certo modo. Non sono, almeno le icone che faccio io, seguono lo stile bizantino, che è uno stile molto geometrico, stilizzato, che ha anche il suo perché. Quindi non è che tu puoi decidere come va rappresentato il volto di Cristo oppure di qualsiasi santo, qualsiasi scena. Noi che ci occupiamo di questo tipo di rappresentazione cerchiamo al più possibile di seguire i canoni che la pittura bizantina ti impone di usare, perché se no alla fine diventa soltanto una semplice immagine, non diventa un'icona. Quindi per colui che crede e sta davanti l'icona non vede semplicemente la rappresentazione di un uomo che ha vissuto migliaia di anni fa e finisce lì. Nel caso del mosaico invece la vedo un po' come un andare avanti quasi, no? Cosa mi dici di questo?
Ti dico che la pittura la sento molto limitata, tra virgolette, non nel senso negativo di non posso fare altro, ma nel senso che quando io dipingo, quando scrivo le icone, perché poi le icone si scrivono, non si dipingono, sento il dovere di farla nel modo in cui deve essere fatta. Nel mosaico invece mi dà un senso di libertà che il rischio quasi non c'è più a livello materiale. A livello spirituale lo scopriremo un giorno, però sono rischi che per il momento mi sento di fare e quindi si può vedere che il canone della rappresentazione delle figure dei santi non c'è più, il colore sta diminuendo, quasi non c'è, che in qualche modo per qualcuno è anche un distruggere dell'immagine canonica che esiste, però d'altronde in qualche modo sto cercando di smaterializzare la forma, il colore per dare l'essenza dello spirito. Quindi in qualche modo sto cercando di smaterializzare la materia per dare lo spazio allo spirito puro. Almeno ci sto provando. E quindi per te è una grossa responsabilità questa che ti dai da solo praticamente, di affrontare le icone in un altro modo. Di affrontare la tematica dell'icone, perché alla fine il lavoro finito non si può chiamare icona, perché non lo è. Non seguo più le regole che invece ho nella pittura, diventa totalmente un'altra cosa. Sì, infatti il mio andare avanti rispetto a quello che è il passato era perché appunto tu sei tu e dai una tua impronta, perché comunque abbiamo anche i mosaici bizantini qua che danno un esempio, però appunto il tuo modo di far mosaico è di questo tempo qui e quindi già un po' si distacca. Ci proviamo almeno. Invece per quanto riguarda le opere che hai esposto a Galletti Abbiosi nella mostra Radici, fanno parte di una serie di 12 Sì. che si intitola Porte Regali. Esatto. E quindi ti chiedo di approfondire un po' quel lavoro lì, quel progetto lì. Allora, Portaregali è un termine che arriva da un libro intitolato appunto Portaregali di Florensky, dove lui spiega cosa sono le icone in poche parole, perché le porte regali sono delle porte che ti invitano ad attraversare l'aldilà della materia. Inizialmente sono partito da un libro macedone, di un autore macedone, dove in poche parole si parlava dell'assenza e della presenza delle scene raffigurate in una chiesa, nel senso il pittore che andava tutti i giorni a lavorare nella chiesa a dipingere, le persone quando andavano a visitarlo non riuscivano a vedere ciò che lui faceva, loro continuavano a vedere i muri bianchi e il libro racconta dell'assenza della spiritualità interiore delle persone che non riescono a percepire la presenza appunto delle scene religiose nella chiesa. Di recente mi è stato chiesto come mi definisco come mosaicista. In che modo mi definisco come mosaicista? Che in realtà io non mi definisco un mosaicista, neanche un pittore, preferirei usare meno possibile le etichette e definirmi uno che osserva, osservando appunto
Quando sono arrivato qui ho notato un'assenza importante della spiritualità delle persone che mi circondavano, e quindi Portaregali in qualche modo è una riflessione dell'assenza della spiritualità del mondo che mi circonda. Abbiamo 9 nicchie fisiche, che sono 3 vuote e altri 6 con il mosaico inserito all'interno, e abbiamo 3 spazi vuoti. Cosa vogliono dire? È la totale assenza dello spirito. Come hai detto, è una serie di 12 che sicuramente riprendono la numerologia. Il numero 3, la Trinità, e quindi l'ho immaginato come una parte dell'iconostasi. È stato un lavoro molto lungo, molto complicato da realizzare, non per il lavoro ma per l'ambiente che mi circondava. Cosa vorresti fare in futuro? Perché mi hai detto che la scelta di iscriversi all'Accademia è stata quasi casuale e che tu saresti anche potuto rimanere a lavorare in monastero, comunque nei tuoi lavori di pittura, e appunto se il fatto di aver intrapreso questo percorso ti ha dato modo di pensare anche a cosa far dopo, se ritornare a quello che facevi prima o se provare a fare cose nuove. Allora, c'è da dire che mi piace stare nel presente, ovvero il futuro deve arrivare, quindi sicuramente grazie alle scelte che faccio nel presente, però non è la mia intenzione di programmarmi in futuro, quindi aspetto il vento giusto e vedremo dove mi porta, che sicuramente mi porterà dove dovrei arrivare. Ringraziamo Alexander per questa intervista e per averci fatto scoprire anche qualcosa in più su di te e sul tuo lavoro. Grazie a voi, grazie a Marte.